sono il Davide dal futuro. Questo video lo stiamo facendo perché tante persone ci hanno chiesto come si ottiene il visto per l'Iran, perché c'è un po' di confusione, siamo in un periodo ancora Covid e quindi diciamo che questo è l'aggiornamento per ottenere il visto dell'Iran a dicembre del 2021. È il nostro primo tutorial slow, vi voglio spiegare come fare per applicare il visto iraniano. Siamo stati a Tbilisi perché dovevamo fare il visto per l'Iran. Andando in Georgia abbiamo ricevuto la notizia che l'Iran apriva le sue frontiere ed era il 23 di ottobre del 2021. Noi non abbiamo perso l'occasione, abbiamo preso la palla al balzo e siamo corsi a preparare tutti i fogli necessari per applicare per il visto iraniano. Lo step numero 1, che è la cosa più importante, è riuscire ad avere un Grant Notice Number. Il Grant Notice Number è un numero che il Ministero degli Esteri iraniano, tramite un'agenzia di viaggi iraniana, vi consegnerà per poter applicare il visto e presentarvi poi direttamente all'ambasciata iraniana più vicina a voi. Per ricevere il Grant Notice Number, quindi dovete contattare un'agenzia di viaggi a Teheran o comunque in Iran, presentare il vostro passaporto, una copia del vostro passaporto, una copia di una vostra foto recente, deve avere almeno 6 mesi, e compilare un modulo che potete trovare online sul sito, ad esempio, della agenzia viaggi che scegliete. Noi ci siamo affidati a Surfiran. Surfiran ci ha aiutato tantissimo, è stata un'agenzia veramente top per noi, e mandando tutti questi documenti che vi ho appena elencato e pagando la quota di $19 per persona abbiamo ricevuto in meno di un giorno il nostro Grant Notice Number. Ma non è finita qua. Dopo, oltre al Grant Notice Number, avete bisogno anche di un'assicurazione sanitaria che copra l'Iran. Non tutte le assicurazioni sanitarie quando si viaggia coprono specificamente l'Iran, per quello bisogna anche lì appoggiarsi a una agenzia assicurativa iraniana. Niente di più semplice, sempre ad esempio Surfiran o comunque anche altre agenzie di viaggi iraniane vi possono aiutare nell'avere assicurazione di viaggio per l'Iran. Noi l'abbiamo sempre fatto con Surfiran, con altri $20 siamo riusciti a ottenere in meno di un pomeriggio la nostra assicurazione di viaggio. Con questi documenti si può prendere, stamparli tutti, mi raccomando, portarli in carta stampata, ordinati, divisi per quante persone siete, con il vostro passaporto originale, una copia del vostro passaporto e delle fototessere all'ambasciata iraniana più vicina. Noi siamo andati all'ambasciata di Tbilisi ed è stato veramente semplice. Abbiamo presentato tutti i documenti e hanno controllato che tutti i documenti siano regolari, cosa che è abbastanza semplice perché una volta che ti danno il Grant Notice è praticamente al 98% il vostro visto già ce l'avete in mano. Quindi una volta che siamo arrivati in ambasciata ci hanno dato un bollettino da dover pagare in una banca specifica, in quel caso in Georgia. Siamo andati in banca e abbiamo pagato il nostro bollettino. Naturalmente per avere il passaporto italiano abbiamo dovuto pagare €75 a testa per un mese di visto. Una volta pagato siamo tornati in ambasciata e ci hanno consegnato il nostro visto iraniano. E vi diamo anche altri piccoli consigli prima dell'entrata in Iran. Ricordatevi che in Iran le vostre carte di credito non funzionano, in quanto il paese ha delle restrizioni per l'embargo, quindi il circuito Visa Mastercard non funziona. Quindi il consiglio che vi diamo è di prelevare in dollari e poi cambierete i vostri dollari nel momento che siete all'interno del paese. C'è un'alternativa per se non volete avere i contanti e avere un malloppone di contanti con voi, che sempre tramite agenzie di viaggio iraniane, e anche in questo caso Surfiran vi può aiutare, c'è una tessera ricaricabile, una debit card che è possibile fare, con la quale voi ricaricherete i vostri soldi tramite un'applicazione. Quindi implica che abbiate un VPN e questa tessera ve la spediscono direttamente
nell'hotel dove arriverete. Non è stata un'opzione comoda per noi perché noi arrivavamo via terra dall'Armenia e siamo arrivati a Tabriz. Questa opzione potrebbe funzionare se arrivi ad esempio a Teheran via aerea, quindi puoi ritirare la tua debit card sia all'aeroporto che nell'hotel stesso dove poi andrete ad alloggiare a Teheran. Una cosa fondamentale sarà l'utilizzo di un VPN se volete utilizzare internet, continuare a usare i social o comunque anche solamente a poter utilizzare Telegram o certe applicazioni di messaggistica. Importante avere un VPN. Noi abbiamo optato per ExpressVPN. Non siamo sponsorizzati per questo, ma ve lo diciamo che abbiamo optato per ExpressVPN perché la durata del contratto era di 1 mese e potevamo rescinderlo e ricevere i soldi indietro se rescindevamo il contratto prima del mese di scadenza. Pratica, importante avere anche una tessera telefonica, sia per muovervi nelle città, ma anche per poi delle volte comunicare con le persone, magari con Google Traduttore. Abbiamo utilizzato Irancell per un costo di $6 al mese con internet illimitato. E penso che questo sia più o meno tutto riguardo a come ottenere il visto per l'Iran. Ovviamente tutte queste informazioni potete trovare sul nostro blog www.getislow.blogger.com o basta che ci scriveteci sia qua nei commenti che anche sulla nostra pagina Instagram, ragazzi. E grazie per aver seguito questo mini video. Se vi piacciono questi tipi di video dove spieghiamo un po' anche la nostra burocrazia, scrivetecelo nei commenti e tenteremo di essere più ligi e mettere anche video riguardo a burocrazia e viaggi in un periodo dove è veramente molto più complicato muoversi. Grazie ragazzi e al prossimo video.